Prima di tutto un pensiero nostro e un abbraccio alla famiglia del mister Di Marzio. Siamo con la famiglia. La domanda, tu ricorda benissimo i momenti che non siamo stati bene. Per me è più facile parlare dei momenti che siamo stati bene, che tu hai dimenticato, che sono stati quelli 70 minuti contro la Juve, e anche un modo come abbiamo giocato in secondo tempo contro Lecce. La partita contro la Juve viene già un po' lontana, in calcio 2 settimane sono già tanto tempo, penso che abbiamo già parlato il sufficiente. Una cosa importante per noi è che non ci nascondiamo tra scuse, e abbiamo principalmente fra di noi parlato abbastanza di quella partita lì. Contro Lecce io l'ho detto dopo la partita che la responsabilità del primo tempo, la responsabilità principale che era io. Ho cercato di spiegare, magari ho spiegato male, che quando uno pensa alla prossima partita e non alla partita che sta giocando, di solito non aiuta la sua squadra. Io non ho aiutato la mia squadra. Quando la squadra è abituata a giocare con un certo modo, quando gioca sempre o con 2 attaccanti o con un 10 dietro l'attaccante target, e dopo gioca con 3 giocatori di centrocampo, praticamente tutti nella stessa linea, praticamente tutti con le stesse caratteristiche. La colpa è mia. Per fortuna aveva consapevolezza di questo anche prima della partita. E avevo in panchina giocatori che mi permettevano di aiutare a cambiare la dinamica. Per me questa è la storia della partita contro Lecce. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. Volevo chiederle a che punto è il recupero di Smalling e se l'eventuale rientro di questo giocatore può suggerirle un eventuale cambio di modulo, o se in questo momento lei ha trovato l'assetto col 4-2-3-1 che, come diceva prima, forse non avrebbe dovuto cambiare contro il Lecce. Grazie. Smalling sta bene, magari non benissimo, però sta bene. È allenato con la squadra 2 giorni, venerdì e sabato, allenato qui al centro allenamento senza la squadra, però lo ha fatto il giovedì. Ovviamente gli altri giorni che è stato a casa si può parlare di allenamento, però che limitazione di allenamento. Sta bene, sta disponibile per giocare, se deve giocare giocherà. E in questo momento abbiamo tutti e 4 i difensori centrali a disposizione e anche giocando bene. Anche Marash, che 2 o 3 mesi fa non era un giocatore che aveva la mia fiducia totale, l'ha conquistato con umiltà, con lavoro, con apertura totale per critica costruttiva, e sono molto contento. Non mi ricordo di avere 4 difensori centrali a disposizione. Cambio per 3, per 4, per 5. La domanda è buona, però non voglio rispondere. Zucchelli, la Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Io volevo chiederle di Abraham. È un giocatore che è entrato in 19 gol della Roma, è sulla scia al primo anno di giocatori importantissimi come Batistuta, Montella, gente che qua ha vinto lo scudetto.
Quindi volevo chiedere, senza fare paragoni, ma secondo lei quanti margini ha di crescita ancora questo ragazzo, soprattutto adesso che sta prendendo anche conoscenza con il campionato italiano, con le difese italiane? Dove può arrivare ancora questo ragazzo? Dove possiamo arrivare noi con lui e dove può arrivare lui con noi. Non sta facendo male ovviamente quello che tu dici, prima stagione, cambio di cultura calcistica, anche di competizione. I numeri stanno lì, e sono numeri senza rigore, e sono numeri con tanti pali che si potevano ovviamente trasformare in più gol. Però onestamente mi aspetto di più, spazio per migliorare, non solamente a livello numerico, però anche a livello qualitativo e anche in aree del gioco dove lui non aveva cresciuto tanto, e adesso giocando ogni partita, giocando con le esigenze che noi ci mettiamo e lavorando come sta lavorando, con 24-25 anni che ha adesso, prima stagione in Italia, mi aspetto di più e sempre di più. Però torno sempre all'inizio della mia risposta, che è dove può arrivare lui con noi e dove possiamo arrivare noi con lui. È un po' questo. Siamo tutti insieme e speriamo che la crescita della individualità è insieme alla crescita della squadra, come squadra. Austini, il tempo. Buongiorno. Buongiorno. Per capire il suo metro di valutazione, se togliamo Inter e Juventus, quante squadre in Italia hanno una rosa migliore della Roma, secondo lei? Penso che la classifica, che è una classifica che gara dopo gara, una che vince, un'altra che perde, una volta siamo quinto, un'altra volta siamo sesto, dopo siamo settimo, 8, Fiorentina è 8, dopo è 7, dopo è 6, Lazio è 5, è 6, è 7. Penso che stiamo lì. Penso che la classifica in questo momento, quando dico questo momento, dico fra virgolette, penso che chiaramente le squadre che sono le 4-5 prima di campionato hanno un potenziale strutturale di qualità, di rosa, di numeri, di esperienza, che per qualche ragione stanno là. Possiamo arrivare lì? Ovviamente sì. Possiamo principalmente nella prossima stagione, evoluzione a poco, però con continuità, possiamo arrivare lì? Sicuramente sì, però per me non c'è nessuno dubbio. Tu guarda anche il tempo di lavori, di costruzione di club e di squadra, e per me siamo lì. Lengua, il Messaggero. Buongiorno. Buongiorno. Senta, il mercato è ancora aperto. Una settimana fa ha detto che quello in entrata era chiuso. A distanza di 7 giorni è ancora così, e poi le chiedo se invece è chiuso quello in uscita oppure ci saranno altri giocatori che partiranno. Mi riferisco magari a Perez, Diawara, oggi è partito Reynolds. Magari ho sbagliato quando ho detto che era chiuso, che non era chiuso, o mi hanno interpretato male o non mi ho spiegato bene. Il mercato è aperto fino al 31 di gennaio. Se la domanda è mi aspetto qualcosa di più, io dico non mi aspetto. Però aperto è aperto. Sì, è aperto. È aperto. Sulla sessione dipende del modo come voi pensate le cose. Penso anche che
È un po' strano perché sembra che una squadra, ogni volta che un giocatore va in panchino, che un giocatore gioca di meno, che un giocatore vive in un determinato momento, sembra che la soluzione immediata è sempre sedenza del giocatore. Se è così è complicato. Si parla sempre. Veretù è stato in panchina una partita, è già in vendita. Carlos Perez gioca, esce al minuto 45 è già per uscire. Non è così. I giocatori che sono andati via, questi 4 giocatori che sono usciti, Villar, Mayoral, Reynolds e Calafiore, erano parte di un progetto, di una strategia non dico di mercato, dico più una strategia di struttura della nostra squadra. In questo momento penso che questa rosa che abbiamo noi adesso è la rosa che rimane fino a fine campionato. Infatti, di un modo molto obiettivo, abbiamo cambiato 4 giocatori con pochissima utilizzazione, pochissimi minuti fra loro 4, Mayoral, Villar, Reynolds, Calafiore. Abbiamo cambiato per 2 giocatori che in 2 partite hanno fatto magari tanti o più minuti che gli altri 4 per 6 mesi. Sergio ha fatto 180, Maitland ha fatto 135, se no più, 99, 200, 2 giocatori che hanno fatto in 15 giorni più minuti che altri 4. Questa è una strategia di struttura della rosa. Sergio che ci dà opzioni in centrocampo, Maitland che ti dà una buona protezione a Karsdorp e a Vigna, e questo ha migliorato nostra rosa. Per questo ho detto sempre che ero contento, e che ero principalmente contento perché si poteva fare il 31 di gennaio e abbiamo fatto il 10 di gennaio, una roba così. Gli altri giocatori di cui si parla, anche voi, sono giocatori che hanno dei minuti. Perez, se non sbaglio, ha giocato come titolare, non lo so, 8-9 partite, sicuramente ha giocato da titolare questa stagione. Abbiamo bisogno di rosa, non di gente che esce. Lo Monaco, il romanista. 2. Questi 2. Buongiorno mister. Io volevo capire una cosa di Maitland Niles a proposito, domani li avrà a disposizione tutti, Terzini, e volevo capire una cosa su di lui in rapporto soprattutto al gol che avete preso con il Lecce, perché poi rivedendo bene a caldo non mi ero accorto di alcuni dettagli. Rivedendola bene non ho capito se lui doveva marcare Calabresi, ma penso di no, forse stava a zona al limite dell'area, immagino. Quando Calabresi poi è partito da lontano e è andato dentro, forse lui avrebbe dovuto prenderlo, oppure no, per capire un po' come si struttura lei sui calci d'angolo. Per capire, prima di tutto, credito a Lecce, che non ha avuto paura di 2 contro 2 nella linea di centrocampo, e che ci hanno sorpreso a noi, perché noi abbiamo pensato, lasciando 2 giocatori davanti, che loro lasceranno 3, e loro molto molto bene, con grande coraggio e con un sentito strategico molto buono, perché qualche volta si va sempre nella direzione di chi ha sbagliato e si dimentica chi ha fatto molto bene. Loro hanno fatto molto bene. Dopo Maitland doveva stare al limite dell'area in controllo di quella zona lì, e ovviamente il giocatore che entra di fuori, lui doveva entrare perché non c'era nessuno fuori. Lui doveva entrare, non ha entrato. Però per me sono stati loro bravi a farlo, e sono stati principalmente bravi perché il centro trovi esattamente il giocatore che entra da fuori senza marcatura. Ha fatto
ha fatto molto bene loro. Oricchio, TRS. Buon pomeriggio mister. La gara contro l'Empoli è una di quelle che apparentemente sembra facile, poi non lo sarà affatto perché basti pensare alla partita di Coppa Italia tra Inter e i toscani. Che tipo di partita dovrà fare domani la Roma per tornare a casa con i 3 punti e se il Shaarawy sarà del match? Grazie. Shaarawy convocato, Spinazzola e Pellegrini sono i 2 giocatori che stanno fuori, tutti gli altri stanno disponibili. Shaarawy convocato, apparentemente anche tu sai quello che dici perché hai detto anche tu apparentemente, l'apparentemente non esiste. Apparentemente Milan Spezia 1-2, apparentemente Inter Empoli in Coppa 2-2 dopo 90 minuti, apparentemente io dico per fortuna questo apparentemente in Serie A si va assomigliando tanto all'apparentemente di Premier League, per esempio, e questo è molto buono, è molto buono. L'Empoli sta facendo una stagione fantastica per una squadra che arriva di Serie B, non solo per il risultato, non solo per i punti, non solo per la tranquillità che ha di tranquillamente rimanere in Serie A, però anche per qualità di gioco, lavoro fantastico che stanno facendo lì. Io tolgo subito l'apparentemente perché sono assolutamente sicuro che non sarà facile. Che abbiamo bisogno di fare per vincere, dobbiamo giocare molto bene. E basta, se non si vuole analizzare qualitativamente la cosa, andiamo ai numeri. I numeri hanno una media di gol nelle ultime partite di più di 2 gol per partita. Una squadra che segna, una squadra che sa giocare, una squadra che difende anche bene, fanno gol praticamente tutte le partite. Se non sbaglio anche nelle ultime 10, solo una partita che non hanno segnato. Una squadra di grande qualità che sta migliorando sempre e che adesso gioca ovviamente con l'ambizione di vincere e con l'ambizione di finire il più alto possibile in classifica, però queste squadre che giocano fra le posizioni europee e la salvezza sono squadre che giocano con grande tranquillità, che sono squadre che giocano rilassate, che giocano senza nessun tipo di pressione e è molto più facile giocare così. E per questo che dico, io tolgo subito il apparentemente perché per me sarà una gara molto difficile. Facciamo l'ultima, Donzelli, Centrosuono. Salve mister, sarò brevissimo. Le chiedo se per principi di gioco la partita di domani può essere simile a quella di Coppa Italia, ovvero Empoli e Lecce si assomigliano, e poi una riflessione, se ha mai pensato che con 4 gol in più la Roma molto probabilmente sarebbe molto vicino all'Atalanta oppure anche forse sopra. Grazie. No, partita simile a Lecce? Non credo. Lecce è una buona squadra, però è Serie B. Empoli è una buona squadra di Serie A, c'è una distanza qualitativa lì. Dal punto di vista dei principi di gioco, magari ci sono lì punti comuni, però giocano un sistema tattico diverso. L'Empoli adesso ti crea sempre la duda, si gioca con 2 attaccanti e un trequartista nel diamante, o si giocano solo con un attaccante con 2 giocatori dietro. È una squadra che ha questa variabilità nei suoi movimenti. Dopo gioca sempre con linea di 4. Questa è una cosa che mi sembra sempre
logica, però sempre con grande stabilità. Per me è una buona squadra. E a partire dal momento in che già non sono, fra virgolette, preoccupati con la classifica, è una squadra che ha sviluppato un gioco molto obiettivo, molto sereno. Però andiamo lì con la intenzione di cercare di fare un ciclo di vittorie, un ciclo di partita positivo, e se possiamo fare questa terza vittoria di fila, anche se la seconda è stata in Coppa, se possiamo finire questo periodo con 3 vittorie di fila, e con questa intenzione che andiamo lì. Grazie. Grazie.